Ciao a tutti, bentornati su The Art. Oggi è il 12 giugno 2023. All'interno di un qualsiasi dibattito etico abbiamo sempre una maggioranza che si definisce moderata. Una persona moderata di solito dichiara di non avere una posizione specifica, oppure crede che le posizioni a favore o contro siano estremiste. Quando un dibattito è ancora caldo, i moderati costituiscono di norma la maggioranza delle persone, una massa incolore accomodata nell'interstizio tra gli schieramenti, massa le cui scelte hanno conseguenze più o meno profonde sulla società, ma troppo invisibili per preoccuparla. I moderati del dibattito vegano non sopportano l'aggressività e la rabbia. Mai parlare ad un carnista moderato delle conseguenze atroci delle sue scelte, mai mostrargli le immagini dei macelli, mai esporlo al grido furioso dell'attivista, alle manifestazioni di piazza, al corteo incollerito contro l'ingiustizia normalizzata. Il moderato ha bisogno di un tono tranquillo, di motteggi scherzosi, di domande che non lo mettano in difficoltà e non questionino la coerenza delle sue azioni. Anzi, è probabile che la sola menzione della sofferenza delle vittime la veda come un'invasione di campo, come una polemica superflua che turba la pace degli onesti lavoratori, il loro pranzo duramente guadagnato. Le idee diverse le possono accettare, a patto che nulla cambi, che la pastiera abbia la ricotta, come la facevano le nonne. Le reazioni al vitriolo nei confronti dei manifestanti di ultima generazione sono un buon esempio di questo moderato istinto alla codardia. Protestare sì, ma non in questo modo. Si ha la strana illusione, ancora, che i cambiamenti possano accadere senza dare fastidio a nessuno, senza creare disagi, senza vernici, senza fare rumore. Sono milioni i commenti dei moderati scioccati o scandalizzati alle iniziative vegane per normalizzare il dibattito etico o semplicemente alle loro domande ai passanti. Io sono contro la violenza sugli animali, sia chiaro, ma a tutto c'è un limite. Se a te piace mangiare verdure è una tua scelta, perché costringermi a fare lo stesso? Perché dare fastidio a gente onesta che sta solo mangiando in un ristorante? Il desiderio di giustizia lo comprendono, ma non a costo del quieto vivere, dello status quo, della rottura di appena qualcuna tra le abitudini che sorreggono la volta celeste. Chissà cos'è la storia per i moderati. Forse credono che gli atti di violenza e discriminazione cui eravamo abituati sino all'altro ieri siano spariti per magia, o perché le vittime abbiano cortesemente detto basta. Forse credono che si possa davvero lottare per una causa senza dare fastidio a nessuno. Essere vegani significa entrare nel tessuto stesso della storia, che è quello di una normalità percepita come eterna, ma banalmente temporanea. Significa afferrare a mani nude una palla di spine e lanciarla il più in alto possibile, sperando che qualcuno la afferri. Significa capire qual è il vero senso del pregiudizio, credere che una cosa sia giusta solo perché lo dicono tutti. I vegani moderati, poi, meritano un'onorevole menzione. Io non mangio animali, ma non giudico le azioni degli altri. Ognuno è libero di scegliere ciò che vuole. Se ne incontrano tanti di commenti così, spesso decorati da cuoricini, anche sotto video di allevatori, pastori, pescatori. In questo modo anche un vegano, finto vegano per meglio dire, può essere accolto nella comunità dei normali ed esprimere la propria diversità con moderazione, senza attaccare nessuno, normalizzando la violenza esattamente quanto gli altri, dimostrando che lui non è come quei vegani arrabbiati che non rispettano le opinioni altrui. È un vegano buono. Come se l'atto stesso di chiamare la violenza scelta personale o opinione non fosse già di per sé screditante nei confronti delle specie non umane, un'oggettificazione ulteriore del loro stato già misero, come se le scelte degli altri andassero rispettate a prescindere dalle loro conseguenze sul prossimo. Non esiste moderazione nella violenza. Non si può sfruttare e uccidere qualcuno moderatamente. Nell'oppressione non esiste neutralità e il rispetto per le idee di tutti è sempre stata una locuzione dell'oppressore, un relativismo che deflette la questione etica, ignorandola. È da chi crede di poter stare nel mezzo che dobbiamo guardarci. È da chi pensa di essere al di sopra delle parti che viene il pericolo maggiore. Da chi sforna la carcassa domenicale e dice che tu sei fissato con gli animali. Da chi non dimentica mai di affermare a piena voce che rispetta le idee di tutti mentre addenta l'agnello pasquale e che ovviamente si aspetta lo stesso da te. Contenti loro, contenti tutti, purché non mostri loro le foto di cani abbandonati, è ovvio. Lì tremeranno di rabbia verso gli aguzzini. Domani le masse si sveglieranno in una normalità nuova, dove l'orrore dei macelli verrà visto per ciò che è, e si sorprenderanno della propria stessa arroganza passata, della propria ostentata banalità. Perché così è fatto il moderato. Non tiene la propria zona grigia abbastanza da non spostarsi in un'altra zona grigia quando necessario.
I moderati di oggi sono anche quelli di ieri, solo che gli estremi si sono spostati di conseguenza. All'improvviso non si ricordano più che cosa facevano ieri, le loro frecciate, le loro battute, i loro commenti incolti, il loro bonario qualunquismo. Noi vegani sappiamo che contano le vittime, e soltanto loro. Gli attivisti che documentano senza posa la verità dietro l'industria, spesso a costo della libertà o anche della vita, non si aspettano certo che l'umanità migliori. Nessuno deve aspettarsi questo. Dobbiamo solo aspettarci che la normalità cambi, come è sempre stato. Fino a ieri guardavamo i gladiatori uccidersi a vicenda e zittivamo i noiosi che si opponevano alla barbarie. Ma quand'è che un gesto diventa barbarie? Quanto rumore occorre per parlare con i sordi? Non importa, i gladiatori non esistono più, esistono diritti che prima non c'erano, questo importa. Occorre essere pronti a rendersi diversi oggi per creare la nuova normalità di domani. Abbiamo già debellato atti di violenza sistemica in passato. Possiamo farlo di nuovo. Grazie per il vostro ascolto. Ci vediamo presto.